video è solo un estratto legato a una lezione di viaggio nell'arte sui materiali pittorici usati dagli artisti nelle varie epoche. Se siete interessati alla lezione integrale, potete richiederla nel primo link in descrizione. Poi siamo arrivati alle tecniche artistiche più evolute e gli uomini hanno imparato che ci sono dei materiali che fungono da leganti. E sono queste le tempere con l'uovo. L'uovo, se usato, si può usare solo l'albume, oppure si può usare entrambi, oppure si può usare solo il tuorlo, miscelato con i pigmenti, oppure a volte il lattice di fico, insomma, trovate dei legati che servono per tenere insieme il pigmento. Qui vi mostro un crocifisso, per esempio, degli Uffizi di Firenze, e questa è rigorosamente una pittura su tavola, su una croce sagomata, eseguita con una preparazione sulla tavola, perché anche le tavole non ci si poteva, non si dipingeva direttamente, ma si preparava la tavola con una manitura, una preparazione che dopo vi farò vedere, e sulla tavola poi c'erano tante lavorazioni perché si doveva fare, per esempio, la foglia oro, applicare con la doratura al quarzo, si applicava la foglia oro che serviva, diciamo, per rappresentare l'eternità, il cielo che non ha nuvole, il cielo senza tempo. Poi si tracciava appunto il disegno e poi, se c'era necessità, si inserivano anche elementi tipo punzonature, cornici a rilievo. A volte sono inseriti tanti di questi elementi. Vi basta vedere, per esempio, l'Annunciazione di Simone Martini, perché questo è un capolavoro che si trova agli Uffizi, qui di Firenze, e vi rendete subito conto come ci sia una lavorazione sia del pittore, ma anche di colui che produce la cornice, no? E la cornice che, come vedete, ha un'importanza straordinaria. Quindi pensate bene, il pittore è spesso a lavorare in collaborazione, diciamo, con il falegname che fa, un tagliatore che fa la cornice e che lavora la cornice. Spesso la pittura è anche subordinata alla preparazione della tavola su cui dipinge, perché capite, una tavola come questa, dove ci sono tutta una sorta di archi acuti. Siamo nel periodo appunto gotico medievale, è logico, il pittore inserisce anche vari elementi in relazione anche allo spazio che anche questi possono occupare. Vedete, in alto trovate sempre nei Plupei questi tondi, trovate di solito gli evangelisti, se ci sono due tondi soli trovate di solito un'annunciazione, e qui trovate di solito Dio Padre in alto. Questa, essendo un'annunciazione, trovate coloro che hanno annunciato i profeti la nascita di Cristo. E bellissima è l'immagine appunto della Maria, che quasi intimorita dalla venuta dell'angelo, vedete, si ritrae spaventata nel momento in cui l'angelo annuncerà a Maria che diventerà madre di Gesù, e lei accetterà questo invito, e tanto che è uno dei primi fumetti anche della storia, perché ci sono proprio le parole che vengono dette. Questo, per esempio, è La nascita di Venere, è un'opera famosissima appunto di Botticelli, è il primo dipinto su tela che si conosce. Dipinto a tempera, non a olio, ma su tela, non è su tavola, mentre la primavera è su tavola. E qui è uno dei dipinti famosissimi appunto di Botticelli. Siamo in un periodo in cui Firenze è la culla, diciamo, del Rinascimento, Firenze legata al periodo mediceo-laurenziano, e quindi con Lorenzo il Magnifico, l'Accademia Neoplatonica, e gli artisti risentono sicuramente di questa grande influenza. Successivamente viene, vi dicevo, scoperta la pittura ad olio, che si deve a Jean Van Eyck, ma questa tecnica in Italia l'ha, diciamo, veicolata Antonello da Messina. E dal 500 in poi questa pittura ad olio è quella che va per la maggiore e viene impiegata da molti artisti proprio perché permette effetti che con la tempera non si riescono ad ottenere, per esempio le famose velature, gli effetti di trasparenza.
si trovano in dipinti che impiegano la pittura a olio, perché il colore di pigmento che viene legato con l'olio, in base al quantitativo di olio che si mette, e medium o particolari come eleganti, permettono questi effetti traslucidi e trasparenti. Quindi, per esempio, voler fare un velo sopra un volto, se uno aspetta il tempo di asciugatura e passa il colore che è a questo punto con l'olio diventa anche semi-trasparente, già si forma di per sé un effetto di velatura in trasparenza che fa vedere quello che c'è sotto. Logicamente a Cantonello da Messina usa nella sua annunciata la tecnica della pittura ad olio. Guardate bellissimo il volto di questa donna, così pensierosa, di questa Maria, che stende la mano e l'annunciata perché non c'è l'angelo annunziante, no? È come se fossimo noi che stiamo di fronte a lei ad annunciare il messaggio divino e lei ci sta dicendo un momento, chiede tempo per riflettere e pensare. Abbiamo visto Simone Martini, diciamo Maria, quasi impaurita, intimorita. Lei ha interrotto anche lei la sua lettura, si tiene il velo come simbolo anche di purezza, pudicizia e però mette la mano avanti, chiedendo tempo per la decisione che prenderà. Un capolavoro veramente di Antonello da Messina. Guardate cosa si riesce a fare con la pittura a olio, cioè dettagli minuziosissimi di una raffinatezza incredibile. Guardate il pendente, no, di Eleonora da Toledo. Sono tutti dettagli che si ottengono grazie a questa tecnica. O guardate per esempio anche queste pennellate così veritiere, no? Sembra di toccare il tessuto, questo è un particolare di Hayez. Però, come potete vedere, gli artisti possono usare la pittura a olio con tecniche completamente diverse, perché queste sono due tecniche di pittura a olio, se che cambia? Cambia lo spessore, il tipo di pennellata, sono due pennellate comunque veloci, questa degli impressionisti, no? Di Renoir, e questa invece è Van Gogh, il seminatore. Vi ho scelto apposta dei particolari per farvi vedere non il dipinto nell'insieme, ma proprio più da vicino anche la tecnica, e capite bene che mentre Renoir usa una pittura fatta di tocchi leggeri, sfumati, delicati, ecco Van Gogh dipinge direttamente sui sacchi di patate, poi usa una pennellata materica, non usa nemmeno i pennelli, stende direttamente i colori sulla superficie che ha scelto di dipingere. Altre tecniche importantissime sono, tra queste, sicuramente l'affresco, procedimento molto elaborato che nasce, diciamo, nell'antichità, lo usavano i greci, i romani, gli etruschi, una tecnica che può essere molto simile considerata all'affresco, però è proprio dall'età paleocristiana fino all'epoca romanica che viene utilizzata ampiamente e si prepara, diciamo, anche un disegno con una terra rossa di sinope e dà il nome a questo alla sinopia, poi venivano applicati i colori su un intonaco che è fresco. Per questo si chiama affresco, perché il colore veniva direttamente inglobato dall'intonaco fresco. Vi faccio un esempio. Si parte dal supporto, può essere mattone, può essere un muro di qualsiasi tipo, e può essere in pietra o altre cose. Su questo supporto di muro, diciamo, si inizia a inserire un impasto di calce e sabbia che va a colmare tutti i vuoti e questa fase si chiama grinzaffo e si usa l'impasto di calce con una sabbia che è molto grossa e va a colmare comunque le parti più grossolane. Successivamente si stende un altro strato di intonaco, però questa volta con una sabbia che è sia grana grossa ma comunque più fine rispetto all'altra. E questo si chiama arriccio. Poi si passa a un intonaco ancora più fine, dove la calce è unita a una sabbia sempre più fine, che si chiama intonachino. Ecco, questo intonachino è ancora fresco quando si applica
il pigmento semplicemente stemperato con l'acqua e il legante in questo caso non è l'olio, non è la tempera, ma è direttamente questo intonaco qui che ingloba il pigmento e attraverso il processo di carbonatazione della calce si forma una pellicola resistente e inalterabile nel tempo. E questa tecnica è stata usata da grandi artisti anche come Giotto e dura fino a tutto il Rinascimento. Questa è una tavola sinottica di tutti i pigmenti e vedete come il blu più antico è il blu indaco, il blu egizio, poi l'azzurrite, il blu di Prussia, per esempio, si inizia a utilizzare dal XVIII secolo, quindi dal 1700. Poi c'è il blu oltremare e così via. Lo stesso dei rossi, non tutti sono nati nello stesso periodo, no? E qui trovate tutta una descrizione di tutti i tipi anche di giallo, dell'epoca contemporanea, per esempio, si usano tutti questi colori che sono venuti in uso, che ora vi mostro, mentre nell'epoca preistorica, vedete, ci si basava solo sul carbone e su delle ocre, delle terre semplicissime, no? E ora andiamo a vedere la classificazione dei colori. Innanzitutto, nei colori sono fondamentali due requisiti.